Buongiorno, buongiorno! Siamo con Giacomo Pierini, che forse qualcuno di voi iscritto al canale lo conoscerà. E un po' di roba. Non troppa, eh? Si è caricato Jack. Ma puttana. Uno Scania. Esatto. E quindi dove si sta andando? Si sta andando a divertirsi. Campionato italiano AMSCI, Pinerolo, Elettrico. BLS, E over 40. over 40, E chi c'è laggiù dei nostri? il grande Bosi, Esatto. il grande Lore, Esatto. grandissimi. Sono già lì pronti con i motori caldi, visto che il Bosi fa scoppio. E ora guarda, si mette in moto anche noi e si va. Siamo già un pezzo avanti, eh? Quanto manca? Ci siamo. 5 minuti e ci siamo, dai. Pronti per questo track walk? Ci lanciamo nel rettilineo principale velocissimo. La pista ha un fondo molto duro e compatto, non ci sono buche se non qualche sgretolamento del terreno. Quindi si prende tutto esterno e si prepara questo tabletop che troviamo al termine del rettilineo. Ci si può appoggiare sul piano e poi scendere oppure addirittura saltarlo sul lato interno. Una volta scesi da questo tabletop prepariamo subito questo triplo salto che con l'elettrico appunto facevamo in uno step solo, mentre con la nitro facevano 2 più 1. Breve strappo e una 90 gradi a sinistra ci mette sotto al ponte e in uscita dal ponte o prendevamo il bob esterno che ci faceva fare più velocità ma una traiettoria più lunga, oppure stavamo a centro pista per evitare l'avvallamento che si trova nel lato interno della carreggiata. Ancora forte accelerazione, ci lanciamo verso una 180 gradi a sinistra, preceduta da un breve salto che complicava non poco la staccata. A seguito di questa 180 gradi a sinistra abbiamo un doppio salto molto veloce che ci mette in un'altra rampa che ci consente di saltare il ponte nella parte ovviamente superiore. Questa rampa era rovinata nel centro e quindi le traiettorie erano tutta interna o tutta esterna. Atterrati dal ponte ancora breve strappo con questa piccola S quasi inesistente che si fa tranquillamente dritta e 180 gradi a sinistra intervallata da questa gobba centrale a centro curva che ci mette in difficoltà per preparare questo doppio dove la linea è fondamentale, perché bisogna atterrare benissimo per fare la S successiva che è intervallata ancora una volta da un avvallamento, quindi ti tendeva a portare sempre verso l'esterno della pista. Bisognava stare molto stretti, cuciti all'interno e fare più velocemente possibile la S senza far sollevare le ruote da terra. Ancora accelerazione per lanciarsi verso una 180 gradi con parabolica. Anche questa andava fatta senza far scomporre troppo la macchina per prepararsi alla serie dal lato opposto del palco. Doppio salto, di nuovo doppio salto un po' più lungo, salita che ci mette in un'altra rampa che ci consente di fare un altro doppio salto ancora più lungo dei primi due. Qui è fondamentale tenere la macchina bassa. Ancora una volta breve strappo e ancora una volta 180 gradi a destra con parabolica. In uscita da questa 180 gradi breve strappo che ci porta a un'altra 180 gradi a sinistra. Qui è fondamentale stare stretti in uscita per poter preparare il tabletop con i 3 gradini che addirittura il campione italiano Davide Ongaro faceva tutto ad un pezzo, incredibile.
Ancora a breve strappi a destra e di nuovo giù per il rettilineo principale. E qui ragazzi abbiamo una pista FPV per i droni, io penso. Guardate. È permesso? Buongiorno, là abbiamo il proprietario e gestore della pista che risponde al nome di Johnny. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, buongiorno, buongiorno. Allora guardate ragazzi, qui ci sono dei pezzi di storia. Guardate. Eccoci qua ragazzi, come vedete ho saltato completamente la cronaca del venerdì di prove libere. Ho preferito offrirvi un track walk per farvi vedere le caratteristiche del tracciato e un tour dell'impianto. Come sapete a questo impianto sono particolarmente affezionato in quanto qua dentro ho vinto uno dei miei 3 titoli nazionali. Era il 2012, ho vinto il campionato nazionale tracchi e ho fatto secondo al campionato nazionale elettrico. Quindi andiamo a vedere la giornata di sabato e facciamo anche un breve tour del mio team, visto che in questa gara erano protagonisti anche loro. Avevamo Giacomo Pierini che faceva il campionato nazionale categoria sport brushless, perché quest'anno, come sapete, hanno inserito la categoria sport anche nella brushless, e se non avete seguito il mio video sui regolamenti ve lo lascio in alto a destra, così potete tornare a dargli un'occhiata. E ovviamente c'era anche my friend Bosi Diobo che si giocava il campionato nazionale over 40 e quindi ho dato spazio anche a loro. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è la giornata di sabato e abbiamo in programma prove libere e 2 o 3 manche di qualifica, salvo il vero, ma credo 2. Quindi oggi nel pomeriggio entreremo nel vivo della gara, la pista si sta pulendo, si sta gommando e quindi speriamo bene per la mia gara. Ieri è stata una giornata difficile ragazzi, perché la pista praticamente si impara in 2 scariche. Il problema è che poi per fare il passo e andare veramente forte bisogna prendere dei rischi non indifferenti e conoscere perfettamente ogni singola curva del tracciato e ogni singolo punto difficile. Quindi la S è uno dei punti più veloci e più complicati del tracciato e ieri abbiamo avuto una rottura proprio in questo punto, e anche il triplo salto in fondo subito dopo il rettilineo principale sotto i box è stato abbastanza complicato, perché con l'elettrico si fanno 3 salti mentre con lo scoppio si fa 2+1 e quindi fare il triplo se non esci bene in linea risulta essere complesso. Buongiorno mister Bosi. Buongiorno. L'ultimo video hai fatto forca, Dovevo andare al mare. Cosa incolliamo? Cosa incolliamo? Delle stinghe. Jetco. Getto stinghe. Ti senti carico? Sì, dai, non c'è male. Il caldo bestia, ma Qui dobbiamo puntare a un minimo un podio. Over 40 è il territorio
di Mr. Bosi. Veramente dovrei farlo over 50, visto che ne ho 52. Magari mi danno un premio di consolazione, visto che sono 52, mi danno quello da 50 da Pirla. Questa gara abbiamo anche Jack che c'ha una maglietta favolosa. Bella maglietta, ragazzi, no, voglio dire, no? È uno spettacolo. Che ci dici? Oggi partiamo, eh? Oggi partiamo, pista difficile, dura, per le gomme, c'è da provare, dai. Buongiorno. Non ti vedo proprio... No, mi sta salendo una botta. No, come mai? Stanotte si è sognato i coccodrilli. No, addirittura? Va? Il mio macchinino è al top, eh? Ci sto sentendo. Siamo giunti al termine delle prove libere, delle qualifiche e quindi inizia ufficialmente il campionato italiano Brushless Sport ed Expert e il campionato italiano Over 40. Nazionale AMCI 2022 in prova unica categoria Eco e Over Nitro Buggy. In bocca al lupo a tutti! Come ho detto ragazzi, il venerdì è stato travagliato e il sabato lo è stato ancora di più. Rifacciamo la macchina e andiamo a dormire pensando a cosa fare per il giorno successivo. La mia idea era di lasciare tutto com'era perché non avevo mai guidato la macchina per 2 batterie consecutive con lo stesso setup e invece alla notte del sabato a Lorenzo viene in mente di fare una rivoluzione completa del setup, quindi passare dalle piastre basse alle piastre alte, rivoluzionare il differenziale, rivoluzionare gli ammortizzatori, praticamente rifare completamente una macchina. Qual è il problema? Che la pista apriva alle 8 di mattina e la mia prima manche era alle 9. Ragazzi, dalle 8 alle 9 abbiamo fatto un tour de force incredibile e devo ringraziare Bosi, Andrea e Giacomo Pierini che mi hanno aiutato con la parte elettronica, Giacomo, e con le gomme, Andrea. Senza di loro non sarei mai riuscito a partire e invece a 1 minuto alla partenza riusciamo a partire per la terza qualifica. Buongiorno ragazzi, oggi è la giornata di domenica e ci sono in programma 2 manche e le finali. Abbiamo rivoluzionato tutta la macchina montando piastre alte davanti e dietro, ammortizzatori lunghi e abbiamo fatto quindi il setup che usiamo solitamente nello scoppio. Tanto siamo tutti in finale, abbiamo detto vabbè, testiamo le ultime 2 batterie per vedere che cosa succede. Abbiamo fatto la prima batteria, c'era ancora qualche affinamento da fare, vediamo adesso se ci abbiamo preso e la temperatura è molto più fredda rispetto alla giornata di ieri. Quindi dai, vediamo un po', addirittura nel pomeriggio è prevista acqua. Anche questa qualifica non andrà bene, peggioreremo il tempo sul giro e peggioreremo anche nel totale della manche e ovviamente nella quarta qualifica cambiamo soltanto le gomme e anche questa quarta qualifica va male. Quindi durante la pausa pranzo, prima delle finali, decidiamo di tornare completamente indietro al setup del sabato sera. Quindi prima delle finali cambio nuovamente tutta la macchina e mi riprometto che qualunque fosse stato il risultato
non avrei mai toccato la macchina per tutte e 3 le fasi di gara. Avrei soltanto cambiato uno o più tren di gomme per partire a gomme fresche. Questa volta, ragazzi, per le finali ho deciso di riprendere direttamente con una telecamera sul mio cappello tutte le fasi di gara e quindi proverò a farvi una cronaca di quello che succede visto in prima persona da me. Parto bene, ragazzi, scelgo la traiettoria tutta interna e dopo il tabletop, nel dare gas troppo repentinamente, l'auto sovrasterza e purtroppo esco di pista. Riesco a rientrare in pista abbastanza bene e a mantenere la posizione. Qua vedete, ragazzi, un po' di sfortuna, un pilota che mi precedeva sbaglia e era proprio in linea, lo centro e chicca mi passa. Riesco a mantenere la posizione, quindi ancora posizione 7, ma chicca mi è passato. Non passa neanche un giro, chicca sbaglia, riesco a passarlo e mi rimetto in posizione 6. Commetto un'incertezza, chicca mi passa ancora, devo cercare di stargli il più vicino possibile e aspettare il suo errore. Ecco l'errore, arriva sotto al ponte, riesco a passarlo e mi riporto in posizione 6. Distacco tra Ongaro e Barufalo, un secondo 9,74. Adesso devo cercare di scappare via, tiro il più possibile cercando di non commettere incertezze. Metti la via, ok. Metti la via. Vai a prendere una bomba. Vai a prendere una bomba di sicurezza. Camamo sbaglia, riesco ad approfittare del suo errore e mi porto in posizione 5. In questo momento mi trovo a un secondo dagli occhi, ma Chicca è tornato di nuovo all'attacco, ha colmato il gap e ce l'ho francobollato. Devo cercare di chiudere tutte le traiettorie, di stare più interno possibile nelle curve per non lasciare porte aperte. E purtroppo, ragazzi, Chicca inavvertitamente mi viene addosso. Ci rigiriamo e lui correttamente aspetta il recupero, ma ci passa scaramuzzino e ovviamente buttiamo via tanto tempo prezioso e io ti ringrazio. 4 minuti e 30 al termine, Ongaro, Barufalo, Trevisan, Iotti, Scaramuzzino. Grazie Chicca. Grazie Scaramuzzino.
A questo punto ragazzi cerco di tirare il più possibile per prendere vantaggio su Chicca, ma al 7° minuto il dato dell'ammortizzatore posteriore decide di staccarsi e di lasciarmi con la macchina a telaio per terra. No! Dato dell'ammortizzatore. 3 minuti e no, vaffanculo. E purtroppo sono costretto ad abbandonare questa prima finale. Peccato ragazzi, perché pochi minuti dopo avrebbe abbandonato anche Baruffolo. Quindi senza il tamponamento di Chicca e ovviamente senza il problema tecnico, questa sarebbe potuta essere una grandissima finale lottata con Iotti. Purtroppo però le gare sono fatte così. Terminata la prima finale ragazzi, avete visto che cosa mi è successo? Mi dispiace veramente tantissimo ed è stato un errore mio, tra l'altro, perché ho montato io gli ammortizzatori posteriori per fare il drop e mi sono dimenticato di stringere la vite. Sono veramente arrabbiato perché poteva essere un'ottima occasione per prendere un 4° posto che ci avrebbe fatto gran comodo in ottica di classifica finale. E vabbè, la macchina non andava male, siamo tornati indietro, ve l'ho detto, con il setup al setup del venerdì, quindi al mio setup base per l'MP10E e niente, vediamo cosa succede nella seconda finale. Ragazzi, avete visto la prima finale, avete visto questa nuova tecnica di montaggio mutuata un po' da altri youtuber, a mio parere molto più intrigante, molto più coinvolgente, ma ragazzi richiede una quantità di tempo veramente infinita. Per questo ho deciso di dividere il video in 2 parti e nel prossimo video, il prossimo mercoledì, vedrete la finale 2, la finale 3 e qualche altra sorpresa, perché vi preannuncio già che i miei compagni di squadra sono stati protagonisti assoluti di questa gara. Ma non voglio anticiparvi altro, il video è già venuto molto lungo, spero di fare cosa giusta nel dividerlo in 2 parti e quindi ricordatevi di mettere mi piace, di condividere il video, di iscrivervi al canale, mi raccomando ragazzi, è importantissimo per me che mi diate fiducia iscrivendovi al mio canale. E noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!